Devo fare una pausa. Sono al gradino 115. Più o meno quasi a metà. Wow. Ok, quasi arrivato in cima. Ora c'è l'ultimo pezzo che è una schiera chiocciola tremenda. Non so neanche se ci passo. Proviamo. Devi camminare di là, dai. E qui come così, se passi tu. Se ci passi te, ci passa anch'io. Sì. Ah, cazzo, è la porta quella. Wow. Di abbassare, di piegare. Sì, sì. Wow, all'interno del faro. E ora all'esterno. Oh. Ciao Gabri, come stai? Ciao, bene, bene. Ultimo giorno di riposo. Ah, per te. Sì, Il mio è domani. è bellissimo. Madonna, che panorama! Gabri, se soffri di vertigini, questo non è il posto per te comunque. A me non soffri di vertigini. No, ma dico, se uno soffrisse di vertigini. Beh, sì, direi. Però ne vale la pena comunque. Wow, io non avevo idea che si potesse montare qua sopra. Non ne avevo veramente idea. Ed è veramente mozzafiato. Cioè, non ci sono parole per descrivere onestamente quello che è davanti ai miei occhi in questo momento. Davanti a me, la punta. Qua alla mia sinistra c'è quella casa fantastica che vi ho fatto vedere l'altro giorno. Dietro di me il porto. Ma visto dall'alto è incredibile. Incredibile. Ora riesco anche a capire il mio problema dell'altro giorno, che rispuntavo sempre negli stessi posti, perché visto dall'alto infatti è piccolo. Mare qua, mare là. Là c'è l'Air Wings dove c'è quell'affare tondo. E Skagen è tutta là in realtà. Quindi è comunque un posto piuttosto piccolino, ma di una bellezza incredibile proprio, una bellezza mozzafiato. Gabriele ha decisamente ricambiato il favore. Io gli avevo mandato la posizione dello stagno e lui mi ha fatto venire qua oggi, qua su. Devo dire che tra qui e lo stagno veramente è una bella gara, non lo so qual è il posto più bello.
Caro Gabri, ormai manca poco e torniamo in Italia. Come te la sei vissuta questa Danimarca te? Beh, io sono stato di meno di voi, sono stato 1 mese e 20 giorni, però sicuramente è stata una bella esperienza che penso mi ricorderò per tutta la vita, probabilmente, spero. Beh, quello di sicuro perché voglio dire, uno Non è un spettacolo così... posto che riesci a dimenticare comunque, cioè sono paesaggi che penso ti ricordi per tutta la vita. Però oltre al lavoro penso sia stata comunque un'esperienza bella e probabilmente da rifare, non lo so. Ma prossimamente dove te ne vai te? Hai deciso di cambiare? Prossimamente vado a riposarmi in Italia 1 settimana e poi parto in Germania, a Gera, sempre per lavoro e rimarrò lì. Se dovessi trovarmi bene, dovrei rimanere lì. Speriamo. Tanto comunque rimaniamo in contatto, giusto? Sì, sì, speriamo sempre di rivederci tutti insieme con Alessio pure un giorno, non so dove, in Germania, penso, non so quando, però penso presto, anche perché Alessio sarà a Francoforte, quindi non sarà tanto lontano da me. Sei tu che ci dovrai raggiungere da qualche parte in Germania, però penso che sicuramente riusciremo a vederci tutti e tre comunque. Quello sicuramente Non è una perché- cosa impossibile, voglio dire, siamo tutti sotto lo stesso cielo comunque. Quindi Siamo qualsiasi tutti cosa sullo si può stesso fare. pianeta. Sì, qualsiasi cosa si può fare. Dai, è nata una Quindi bella amicizia sì, perché sì, si è creato un bel siamo, rapporto comunque tra tutti e tre. sì, siamo spiriti affini, andiamo Sì, d'accordo. Siamo tutti molto diversi tra di noi, però... riusciamo a combinarci. Esatto. Ogni tanto ci mandiamo a fanculo, però è giusto pure quello, se no sarebbe monotono, dai. Assolutamente. Quindi ci rivedremo per rimandarci a fanculo tutti quanti di nuovo e per ridere insieme. Ottimo. Facciamo, scendiamo? Ma sì, sto da 1 ora e mezza che sto qui, quindi penso sia arrivato il momento di andare da qualche altra parte, Va bene, che non so dai. dove. Andiamo. Ciao ragazzi. Questo è di sicuro un arrivederci al faro, per quanto mi riguarda, perché io qua su ci rimonto. Sono più di 200 gradini, ma non me ne frega niente, ci rimonto perché ne vale la pena. E domani è il mio giorno libero e quindi mi rifaccio questa scarpinata, me la rifaccio volentieri. In più voglio anche fare praticamente tutta questa spiaggia qua e anche il pezzo di là. Domani mi faccio una bella camminata, mi alzo presto e, e me la godo al massimo, anche perché è il mio ultimo giorno libero qua, dopodiché altri 7, mi sembra, 7-8 giorni di lavoro e poi si riparte per l'Italia. Quindi domani sarà una delle giornate più importanti, decisamente una delle più importanti. C'ho veramente un paio di cose da vedere assolutamente, tornare qua. Anch'io ci voglio stare come Gabriele più di un'ora qui a godermi il panorama perché io sono stato meno di lui ovviamente, sono stato tipo un quarto d'ora qua e ora per me è già tardi perché devo rientrare al lavoro. Però domani sarà proprio tutta un'altra cosa. Per me non è facile passare di qua. Te l'ho detto. In pratica stavamo tornando indietro e qua ci sono i cerbiatti. In pieno giorno.
in pieno giorno che stanno lì, che stanno brucando l'erba, ma tranquilli proprio. Sono bellissimi. È tenerissimo. Andiamo ad accarezzare. Buongiorno caro diario, oggi è il 104esimo giorno ed è anche il mio ultimo giorno libero. Io mi ricordo che praticamente i primi tempi che ero qua mi parlarono di una specie di deserto, che qua a Skegen c'era un deserto. In realtà poi mi sono informato che non è un deserto, ma è praticamente una duna, una gigantesca duna, che sembra comunque essere un posto molto 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 gettonato dai turisti. Quindi oggi io faccio il turista e vado a vedere questa duna. Eccomi arrivato e è qua davanti a me. È veramente una mega duna, un deserto. Sarà, sarà interessante montare fino in cima, perché praticamente è alta anche. Sembra proprio una piccola montagna di sabbia. Mi ci è voluto un quarto d'ora per riprendere fiato da questa camminata, però devo ammettere che ne vale la pena, ne vale veramente la pena, accidenti. Adesso nella vita posso dire di essere stato nel deserto, il deserto della Danimarca, ma comunque sempre un deserto. È immenso questo posto, è gigantesco, è grandissimo. C'è tanta gente in giro ovviamente perché è una grossa attrazione turistica questa e capisco bene il perché è unico questo posto. Cioè non ci sono altre parole per descriverlo perché è magnifico, magnifico. Dietro di me qua su, c'è praticamente un'altra duna molto molto alta e molte persone sembrano essere dirette lì. Beh, io non andrò lì. Non andrò lì perché è una scalata veramente veramente grossa e oggi ho veramente tanti chilometri da fare a piedi. Quindi non me la sento di partire subito con una scalata del genere, proprio non ce la faccio. Adesso mi sto incamminando praticamente sull'altro versante perché vabbè, è gigantesco il posto ovviamente e per vederlo tutto ci vuole delle ore, delle ore. La sabbia viene tirata via dal vento proprio in maniera fortissima, però forse l'audio oggi non sarà terribile perché ho montato il microfono con il
dead cat sopra, quindi probabilmente il vento non darà troppa noia. Se non l'avessi montato sono sicuro che con questo vento, quindi oggi, non si sarebbe sentito assolutamente niente di quello che dico. Comunque, ho fatto come tutti gli altri turisti qua, mi sono tolto anche le scarpe e me ne sto piacevolmente camminando a piedi nudi su questa sabbia. Ed è della prima volta. Anche quando andavo a fare le passeggiate al mare, comunque andavo sempre con le scarpe. E oggi invece me ne sono tolto. E devo dire che questa sabbia è incredibilmente piacevole. È così bianca e fina che è veramente un piacere averla sotto i piedi. Wow, ogni volta che faccio 100-200 metri mi tocca fermarmi un quarto d'ora per riprendere fiato. Veramente faticoso camminare qua. Sentivo prima dei turisti inglesi che parlavano di questo posto, appunto, che sì è un deserto, c'è chi lo chiama deserto, chi lo chiama duna, però loro dicevano che praticamente questo deserto cresce di 15 metri ogni anno. Questo io non lo so, non ho ancora verificato, non sono andato a vedere su internet se questa notizia qui è vera, perché 15 metri mi sembra preoccupante, cioè 15 metri ogni anno nel giro di, non lo so, 100 anni tutta la Danimarca sarebbe un deserto altrimenti. Comunque, magari, non lo so, può anche darsi, non lo so, effetto climatico, effetto serra, quello che vuoi, i cambiamenti ci sono ovviamente. Però 15 metri mi sembrano tanti. Forse ho capito male, spero di aver capito male, o forse loro erano male informati. Comunque, al momento, se restasse così questo deserto, senza ombra di dubbio è meritevole. Non che diventi più grande, perché è già immenso. Cioè, ho camminato veramente per un bel po' e non ne vedo ancora la fine. Però non mi voglio neanche allontanare più di tanto perché poi sono sicuro che avrò difficoltà a ritrovare la macchina. È inutile che riprenda, che giri la telecamera ora perché tanto non si vedrebbe niente perché sono lontanissimi, li vedo anch'io piccoli così. Ma c'è la gente che si diverte a buttarsi giù dalla duna a fare le capriole. Cioè letteralmente, come c'è un pezzettino di discesa, la gente ci si butta e fa le capriole. Vabbè, è sicuramente divertente. Ne stavo per combinare una delle mie, ma grossa, Meno male che c'era praticamente quel tipo là con la maglia gialla che mi ha fatto praticamente da punto di riferimento, perché io stavo andando letteralmente giù da qua e questa non è assolutamente la strada per tornare alla macchina. La strada per tornare alla macchina è di qua, che non l'avrei mai detto perché comunque ritorna in salita e non c'è niente che mi indichi che quella era la strada per tornare indietro. Però per fortuna mi sono ricordato di appunto alcune persone qua che facevano le capriole su quel determinato punto, ma io stavo veramente tranquillo andando in quella direzione, cioè mi sarei profondamente perso stavolta, l'ho proprio scampato all'ultimo. Ora non sono più sicuro di niente invece. Ero convinto che questa era la strada giusta e invece mi ritrovo in un punto che non ho visto prima, sono sicuro di non aver visto. E poi sento la sabbia che è diversa, in alcuni punti è molto dura, in altri invece proprio sprofondi giù. E questo all'andata non l'ho sentito, di questo sono sicuro. Però non mi preoccupo ovviamente perché c'è ancora gente di intorno a me, cioè ci sono delle persone qua su questa cunetta che si stanno preparando a fare qualche capriola
e io qua ho un piccolo pezzettino di discesa, quindi sto pensando se farla anch'io un saltino, non una capriola, ma magari un saltino. Proviamo? Da vedere come va a finire? Pizza! Atterraggio duro. Atterraggio duro. Fino a 5 minuti fa mi ero veramente impanicato perché non c'era più nessuno intorno a me. Ero veramente solo nel deserto. Mi era preso il panico perché ho detto ho sbagliato strada, chissà dove cazzo sono finito. E poi sono rimontato da quel promontorio là in questa direzione e ho ricominciato a vedere le persone, ho ricominciato a vedere le persone. E quindi se ci sono le persone, di sicuro non potrò mai essere così tanto perso. Però mi è preso veramente un attimo di panico. 5 minuti, no, non di più, non di più. Però per un attimo ho provato l'ebbrezza di perdersi nel deserto. Va bene così, va bene così. Ora alla macchina e poi al primo bar mi fermo perché ho una sete assurda. Vabbè, dai, in marcia. Mi sono rimesso le scarpe e sto tornando indietro. Ovviamente c'avevo 1,5 kg di sabbia per scarpa, va bene così. E che peccato andarsene così. Che peccato averlo scoperto tardi. Sarebbe stato divertente vedere Alessio ruzzolare giù per quelle dune. Comunque, l'importante è averlo visto e portarsi il ricordo a casa, ovviamente. Sono strafelice e è soltanto l'1:20, quindi ho ancora veramente un botto di tempo. Posso andare in altri posti a vedere altre cose e sono carico più che mai. Stanco, ma carico più che mai. Oggi praticamente è il contrario di ieri. In pratica è il mio giorno libero e Gabriele ha la pausa pomeridiana. E abbiamo deciso di venire a fare una passeggiata qui sulla spiaggia in direzione del faro, ovviamente. E abbiamo scoperto praticamente la batteria dei bunker. Noi avevamo già visto dei bunker qua a Skagen, tipo 2-3 bunker, però qua ce n'è proprio una batteria intera, ce ne saranno tipo almeno 15. E li abbiamo incontrati tutti praticamente passeggiando in riva al mare dal porto in direzione del faro. Che dici Gabri, ti carbano i bunker? Sì, mo me ne compro uno. Questo l'hanno già comprato, ora mi compro io uno. Lo porti a casa? No, lo lascio qui. L'affitto. Faccio diventare una casa vacanza. Un bunker casa vacanza. Sì, ci fa le finestre.
Mi sono dato decisamente troppo credito oggi. Dopo il deserto e la camminata con Gabriele sono dovuto tornare a casa perché ero veramente stanco, distrutto completamente. Ma appena mi sono un po' riposato, ho bevuto tipo 4 bottiglie d'acqua, dormito una mezz'oretta, mi sono subito ricaricato perché c'era un'altra cosa che oggi dovevo assolutamente venire a vedere ed era questo mulino, un mulino a vento che mi fa sentire molto Don Chisciotte ora come ora. Tanto per c'è anche un corvo che ci si è appollaiato sopra giusto ora. Un mulino a vento. Mancava nello scenario fiabesco di questo posto un mulino a vento. Quindi il vlog di oggi finisce così, con il mulino a vento e questa ancora. Sì, andava menzionata anche quest'ancora. Comunque ce n'è diverse di queste, in ferro, in legno, ci sono un po' ovunque a Skagen queste gigantesche ancore messe davanti alle abitazioni proprio così in maniera ornamentale, diciamo. Comunque, come dicevo, il mulino l'ho visto e da qui per il momento è un passo e chiudo.